chitarristi, ciao! Vediamo oggi come suonare il mini brano che abbiamo appena sentito, che ci consente di esercitarci sulla tecnica del tapping partendo da una diteggiatura abbastanza semplificata, ma comunque direi efficace allo scopo. Il brano è in tonalità di La minore e le figure ritmiche utilizzate per ogni battuta, tranne quelle finali, sono costituite da sestine di sedicesimi che ci danno questo tempo terzinato appunto ta 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 ta. Le prime note che andremo a diteggiare sono proprio quelle dell'arpeggio di La minore. Quindi suonando con la mano destra la nota Mi al 12° tasto e con la mano sinistra la nota La e la nota Do. In questa maniera avremo che la nota Mi è la quinta dell'accordo, la nota La è la tonica e la nota Do è la terza minore, quindi avremo così l'accordo appunto di La minore. Il secondo accordo è un accordo di Mi, rimaniamo sempre con la mano destra sulla nota Mi e scendiamo di un semitono con la mano sinistra in maniera da diteggiare appunto Mi, la tonica, Sol diesis che è la terza maggiore e il Si che è la quinta e che appunto formano le note della triade dell'accordo di Mi. Poi, stando sempre fermi con la mano sinistra in posizione, con la mano destra scendiamo di un semitono e andiamo a diteggiare la nota Fa. Avremo così una triade di un accordo diminuito, che potrebbe essere in questo caso il Fa, perché tutte le note infatti che andiamo a diteggiare distano l'una dall'altra un tono e mezzo, quindi un intervallo di terza minore, che è appunto tipico dell'accordo diminuito. In questo caso, se noi abbiamo il Fa, Sol diesis, Si, se fosse una quadriade potremmo aggiungere il Re e avremo una quadriade appunto di un accordo diminuito. In questo caso appunto suoniamo il Fa e poi richiudiamo sulla minore, quindi il primo giro è La minore, Mi, Fa, diminuito, La minore. Poi rimaniamo sempre in posizione, La, Do, e con la mano destra andiamo a diteggiare la nota Sol. Moduleremo così su un accordo di La minore 7. Rimanendo sempre sul Sol con la mano destra e spostandosi avanti di un tono, ci porteremo su un accordo di Sol perché le note che andiamo a diteggiare sono appunto Sol, tonica, Si, terza, Re, quinta. Scendiamo, rimaniamo in posizione sempre con la mano sinistra e scendiamo di un tono, quindi da Sol a Fa con la mano destra. Otterremo così l'arpeggio di Sol settima, dove appunto il Fa è la settima minore del Sol, quindi qui sarà sottintesa la tonica perché avremo Fa, Si e Re. Poi dal Sol 7 ritorniamo sull'accordo originale, quindi sull'arpeggio della minore. Poi scendiamo su un accordo di Si diminuito, ma che può essere ancora quello che avevamo visto prima, il Fa diminuito. La particolarità degli accordi diminuiti è appunto che ogni nota dell'accordo può essere la tonica proprio per questa simmetria che c'è tra una nota e l'altra, cioè tutte le note sono poste a distanza di un intervallo di terza minore l'una dall'altra, per cui la tonica può essere qualsiasi nota dell'accordo. In questo caso poteva essere il Fa, oppure il Si, oppure il Sol diesis, oppure il Re. In questo caso chiamiamolo di Si diminuito.
Quindi su questo accordo di diminuito abbiamo 3 sestine di sedicesimi ancora, e sull'ultimo quarto andiamo su quartine di sedicesimi per andare a concludere la frase, che in questo caso è la seguente. E questo è il finale, quindi praticamente l'ultima parte è tutta una scalata su questo accordo diminuito, e dopo le sestine appunto partono questi sedicesimi. Finale. Ok, il brano è tutto qui, vi auguro buon divertimento se volete provare ad esercitarvi. La prossima volta vedremo ancora un esercizio sul tapping con un minimo di difficoltà in più, nel senso che ci sposteremo sulle varie corde della chitarra, e niente, poi vi darò anche le partiture. Per il momento vi saluto, vi auguro a chi va buone vacanze e ci vediamo prossimamente. Ciao! Thank you.